ormai ci aspettiamo di tutto e siamo abituati a tutto, e proprio per questo motivo che accolgo con favore questo risultato, questa vittoria, questo 5-0, seppur contro un'Estonia mediocre, modesta, ma ordinata, e abbiamo visto, no? Che nonostante tutto fino al 60esimo e la palla no, non entrava, e sapete perché? Perché ci portavamo addosso negatività, depressione, ed eravamo anche un po' frenetici, proprio come noi tifosi. Ha ragione, mica a torto, ha ragione, ha estrema ragione. È entrato il primo gol e poi via, è stato un dilagare, quindi una vittoria ottima. Chi ben comincia, no? Come si dice? Chi ben comincia. Bene, bene, bene. Ma calma. Ecco, la prima cosa da dire è assolutamente calma, perché poi arriveranno degli impegni importanti e lì andrà testata questa sorta di difesa a 4, bisognerà vedere come appunto assorbire i colpi. Certo che oggi, ribadisco, abbiamo trovato, secondo me, innanzitutto quella voglia matta di vittoria, perché una cosa l'avrei detta a prescindere, anche fosse finita 0-0, fosse finita 0-0, mi sarei mangiato non i giocatori, ma mi sarei mangiato in generale questo calcio italiano povero, perché se non riesce a segnare, come è successo per gran parte, o meglio nei 60 minuti, è per una questione di qualità, perché manca quella, non è che manca altro, perché su tutto il resto c'eravamo. La qualità poi, no? Tiri 20 volte, becchi mai la porta o becchi sempre il portiere, è qualità, non è che manca altro, e quindi è soltanto quello che sarebbe mancato. Però l'atteggiamento mai, l'atteggiamento dal primo minuto, quello giusto, quello corretto, no? Ho visto lo striscione finale, vogliamo 11 ringhio in campo, abbiamo visto 11 ringhio in campo, e questo è sicuramente molto molto positivo. Ne parliamo, signori miei, come se lo facciamo, signori belli, cari, amici di tutti. Prima, come al solito, invito a lasciare un like, iscrivervi al canale per seguire i prossimi contenuti, e credo, non so se ci vedremo dopo la partita con l'Israele o prima, questo vediamo, un po' random. Intanto vi ringrazio, no, per il supporto, per l'iscrizione, siete ovunque, su tutte le piattaforme, trovate tutto in descrizione. Grazie. Tra l'altro fa un caldo clamoroso e sono a Rossano, che adesso è diventato Corigliano Rossano, e quindi sarebbe il paese sostanzialmente appunto di Rino Gattuso. No, non vi sto perculando, è la realtà, paese di nascita ovviamente. Sì, no, belle anche le parole a fine gara dell'allenatore, più che le parole che poi lasciano sempre un po' il tempo che trovano, ma l'emozione che traspare, no? Cioè, lo vedi che per Gattuso è davvero un privilegio essere il CT dell'Italia. Ma lasciamo stare l'aspetto tattico, se condividete o meno alcune sue scelte, lo vedete che per Gattuso è un privilegio essere il CT della nazionale. L'ho visto ascoltandolo nella conferenza pre-gara, l'ho visto stasera, l'ho visto all'inno, l'ho visto durante la gara. Lo si vede che per Gattuso è un privilegio, e questo secondo me può essere una chiave per il gruppo e per la squadra. Se lui riesce a trasmettere questo, no? L'orgoglio, il privilegio, che non sono frasi fatte, ragazzi, se riesce a trasmettere quello, perché è palpabile, è palese, lo vedi, lo tocchi con mano, no? Quanto lui ci tenga, già trasferire questo a questa squadra, vi assicuro che non è poco, ragazzi miei. Poi sotto l'aspetto tattico, ripeto, oggi abbiamo visto un'Italia che secondo me, almeno a me, gusto personale, piace, con i 2 centravanti, i 2 attaccanti, mentre con Spalletti giocavamo col sottopunta, praticamente Raspadori, che circumnavigava la punta. Invece Retegui, Ken, tutte e 2, e devono giocare tutte e 2. Mi piace come scelta. Si può fare ancora meglio, Ken può fare ancora meglio di quello che abbiamo visto oggi. Mi è piaciuto tanto. Retegui invece, che avevo anche criticato un po' nella scelta, ma se viene in campo con questa voglia, con questa, ripeto, appartenenza, anche lui che meno degli altri teoricamente dovrebbe averla, bene.
molto 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 bene. Ripeto, non sbagliamo nell'atteggiamento, e poi tatticamente parlando, almeno sotto l'aspetto offensivo, avere Politano dall'altro, Zaccagni dall'altro, poi giocherà anche Orsolini, che è Orsolino al singolare, dà delle, no, delle variabili all'attacco. Ribadisco, l'Italia anche nel primo tempo per 60 minuti dove non ha trovato il gol comunque arrivava, comunque siamo andati al tiro 15-20 volte. Poi se non segni è perché manca un po' la qualità, come dicevo prima, mancava anche un po' la fiducia, perché non è un caso che segni e poi ti sblocchi, no? Via, ti apri e di là, che poi ovvio anche l'avversario perde delle certezze e ribadisco, l'avversario di oggi mediocre, modesto, quindi assolutamente piedi per terra, perché se ci galvanizziamo per una vittoria roboante contro l'Estonia significa che ci stiamo totalmente ridimensionando, che in parte è anche vero, però no, non voglio essere qui a gioire come un matto per una vittoria contro l'Estonia, assolutamente no, che sia chiaro, anche perché oggi teoricamente, ovviamente con la gara in meno, siamo anche sotto l'Israele, quindi le partite probanti saranno assolutamente altre, e già dalla prossima c'è uno step in più, che non è lo step massimo assolutamente, ma è passo dopo, è andare passo dopo passo. Ripeto, oggi già molto bene essersi scrollati di dosso una certa anche paura, perché poi subentra anche quella, ragazzi, non prendiamoci in giro. Dai, Benino nelle scelte, anche Gattuso, ribadisco, l'unico punto interrogativo per me è poi, anche se poi in costruzione almeno oggi siamo andati 3-3-4 praticamente, sono curioso di vedere quando beccherai un avversario che invece poi ti metterà in difficoltà. E attenzione, perché anche oggi l'Estonia un paio di volte, no? Però, ovvio, la partita condotta unicamente l'Italia, e va bene. Sono curioso di vedere quando il livello dell'avversario si alzerà, se regge, no? Perché sappiamo che Di Marco con le difese a 4 fa più fatica. Calafiori e bastoni. Stiamo parlando di uno che gioca a terzino nell'Arsenal, l'altro che gioca a braccetto di sinistra nell'Inter. Quindi questi per me oggi rimangono i punti interrogativi da qui in avanti. Dal centrocampo in su mi piace la struttura dell'Italia, per composizione mi piace tanto. Vediamo ragazzi miei, bene questa partenza. Stiamo come si dice? Stiamo schisci? Non sbaglio si dice stiamo schisci, non lo so, vabbè. Stiamo attenti, piedi per terra, continuiamo così, e ribadisco, con l'orgoglio, con la voglia che c'ha Gattuso di essere lì, partecipe e di trasferire. Va bene? Un grande abbraccio. Dai,